Bisogna un po' avere la pazienza e la volontà, la fame. Io ancora ad oggi ho fame. Antonioli, cerca grafica che scontorna foto per 1.000 euro al mese. Niente, ricca. Tutti qua sono qua per il colloquio, ti metti in fila. Mi sono sempre lanciata, giusto per farmi vedere, per stare in giro. E poi cercavo sempre di farmi vedere vicino dove c'era la crew di Rick Owens, perché mi piacevano tantissimo, tutti lì nell'angolino vestiti di neri che non guardavano nessuno. Ma il networking sicuramente nella moda e a Milano fondamentale, su questo non si discute. Raccontami il primo incontro con Rick e Michelle Lamy. Il primo incontro è stato a Parigi, a casa sua, che è anche il suo studio. Mi ha seduto di fianco a lui praticamente pelle a pelle, col computer un po' sul suo ginocchio su me a guardare insieme questa cosa. Reputo questa azienda una famiglia. Sicuramente avrai avuto a che fare con tantissimi capi di Rick Owens. Qual è il tuo preferito? È una storia mia proprio personale, adesso mi metto a piangere. Benvenuti all'Home Lounge Podcast. Io sono Filippo Io sono Emanuele. e l'ospite di oggi è di grande caratura. Abbiamo con noi Jessica Mitto. Iniziamo subito. Di te, Jessica, si sa ben poco sul web. Volutamente. Sappiamo che svolgi il ruolo di Head of E-Commerce per un brand prestigiosissimo che è Rick Owens. In passato eri online store manager prima da Antonioli e poi per Lux. Ti ci rivedi in questa concezione e soprattutto chi è la vera te? La vera me, eccomi qua, nel senso, esiste forse una Jessica pre-Jessica Rick Owens che poi si è completamente fusa con la Jessica Rick Owens, perché le cose vanno di pari passo. Io nasco da una famiglia, da una mamma italiana e un papà tedesco, sono ormai a Milano da tanto tempo e sono una mamma, una moglie, una sorella, un'amica, una grande amica, e questa sono io fondamentalmente, in generale, ecco. Ma come è iniziato? Qual è stato il tuo avvicinamento al mondo della moda? Raccontaci di più di questo. Allora, com'è stato l'inizio? Prima di come è stato l'inizio nel mondo della moda, nel senso che l'inizio era una Jessica che ha fatto la scuola tedesca, essendo io mezza tedesca, che mi ha sicuramente dato una informazione molto importante che poi ho sfruttato anche nel mondo del lavoro. Poi ho studiato lo IED, ho fatto grafica, perché il mio sogno era quello di fare la grafica. Io volevo fare la pubblicità per la Lufthansa o per la Mercedes. Io strappavo fogli delle riviste, me le appiccicavo in camera, perché quello era quello che volevo fare. Lo IED finisce, si inizia a cercare il primo lavoro non pagato ovviamente, scontorna di qua, scontorna di là. La sera lavoravo in un pub irlandese a Milano, che amo tuttora tantissimo, che si chiama Bob Mowens, che è ancora la mia casa, fondamentalmente. Però dovevo guadagnare dei soldi, volevo andare via di casa, volevo insomma essere autonoma, indipendente. Quindi mi sono messa proprio su internet a dire: vediamo chi mi paga facendo il lavoro da grafica. Cerco, Fashion Jobs, Antonioli, cerca grafica che scontorna foto per 1.000 euro al mese. Niente, ricca. Ho detto: stupendo, sono ricca, quindi vado, prendo un appuntamento dall'Antonioli quando mando la mia candidatura, arrivo fila immensa fuori dal negozio di Claudio. E ho detto: la Madonna, che è successo? Entro, dico: salve, sono qua per il colloquio. Bella, tutti qua sono qua per il colloquio, ti metti in fila. Ero l'ultima della fila, l'ultima. Quindi ho detto: cosa faccio? Sto, non sto, 1.000 euro, Jessie, 1.000 euro. Va bene, sto. Alla fine arrivo, conosco Claudio e devo dire c'è stato un po' amore a prima vista. E mi assume come grafica in cantina, perché ai tempi l'Antonioli, il negozio non era così grande, l'e-commerce suo stava nascendo, lui cercava qualcuno che scontornasse le foto, io facevo quello, però stando lì ho avuto un impatto con un mondo che io non conoscevo. E quindi ho iniziato la faccio un po' breve, ho iniziato a scontornare le foto, ma a chiedere se potevo stare anche un po' in negozio, guadagnavo ancora di più, e vedevo questo mondo che non era, ai tempi per me i brand erano Prada, Dolce & Gabbana, sì, perché li vedi in televisione, Anne Miller Mester, Rick Owens, tutti quei brand che in qualche modo mi affascinavano. Poi da lì da cosa nasce cosa, e io appunto sapendo le lingue, sapevo l'inglese, il tedesco, l'italiano, Claudio stava costruendo il suo e-commerce, mi diceva: ma hai voglia di rispondere alle mail del customer care? Vabbè, facciamo quello. Ma hai voglia di fare 2 pacchi? Va bene, faccio 2 pacchi. Hai voglia di venire con me a Parigi? Facciamo il buying, insomma, la sto facendo molto breve. Mi sono sempre lanciata, finché poi appunto sono arrivata a un bivio, no?
il mio obiettivo è stato: "Ma Jessica, tu la grafica di base non la stai più facendo, però stai imparando tutto un nuovo mondo che sta per nascere, che era l'e-commerce", che ai tempi veramente ne esistevano pochi. Sì, esisteva Yoox, che poi vi racconterò come arriva nella mia vita, forse Luisa stava anche loro facendo i primi passi nel mondo dell'e-commerce, poi ovviamente all'estero, poi io sto parlando del mercato Italia, poi io da ragazzina ancora non avevo le vedute così ampie. E quindi inizio a dire: "Okay, va bene, forse la grafica la metto al chiodo", perché mi sentivo proprio attratta, ma poi questo mondo proprio diverso da quello che conoscevo, e io mi sentivo in generale già un po' diversa, okay? E niente, quindi questo. Io sono rimasta quindi un po' di anni con Claudio e mi sono evoluta all'interno di quello che era il mondo dell'e-commerce, per poi essere una store manager junior. Però sentivo che mi mancava qualcosa, okay, cioè ai tempi era tutto, come vi ho detto, molto acerbo, e quindi si andava un po' più a sentimento. Sì, quello lì mi piace, lo compriamo, prendi 5 pantaloni, no vabbè, sentivo che mi mancava il pezzo, come voglio chiamarlo, un po' più business, okay? Che in quel momento, non c'era, ma era normale che fosse così. Allora sono andata di nuovo su Google e ho detto: "Cioè, chi sono i leader nell'e-commerce? Chi lo sta già facendo da molto più tempo di noi?" È venuto fuori Yoox, che tra l'altro era 3 strade più avanti rispetto a quella, ai tempi era in via Morimondo. Vado su Yoox, sul loro sito, loro cercano, ho guardato tutte le posizioni, non ce n'era una che andava in customer care in lingua tedesca. Top, va bene, vado, mando il mio curriculum, mi chiamano e mi prendono, e da lì infatti è stato un po' uno shock culturale, non so come dire. Mentre prima da Claudio avevo imparato tutto l'amore e la passione che c'è dentro un brand, una collezione, un'immagine, perché lo sappiamo tutti, l'Antonioli ha un'immagine molto forte, no, nella quale poi io mi identificavo tantissimo. Yoox invece era molto più, non so come spiegare, a scompartimenti, cioè vendiamo questo, si fa così, i numeri parlano così, pam, 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 Rigido. pam. Sì, più rigido, molto meno col cuore, molto più con la testa. Infatti devo ammettere che io l'ho un po' sofferta, perché sapevo che dovevo rimanere lì, sapevo che dovevo imparare, perché questa cosa dei numeri mi serviva, si faceva meeting dopo meeting, statistiche, mercati e cose, però mi mancava. Io faccio un esempio: settimana della moda, per me voleva dire, da prima dell'Antonioli, non prendersi le ferie, non dormire, sapere quando si inizia. Invece da Yoox, settimana della moda era una settimana qualunque, non so come dire, perché si faceva quello che bisognava fare, non è che si andava alle sfilate, sì, no, era molto più numeri, okay, che è giustissimo, infatti mi è stato di grande insegnamento stare lì con loro. Da lì, in tutto ciò, io però, parallelamente a Yoox, visto che mi sentivo che stavo imparando quello che volevo imparare, cioè i numeri, la parte un po' più appunto business, dall'altro lato mi mancava tutta quella parte veramente di passione, di cuore, che poi Claudio mi aveva insegnato. Io mi ero innamorata perdutamente nel brand Rick Owens, però stando da Yoox mi sentivo che ero un po' fuori dal giro, no, non eri più alla settimana della moda, la gente non ti vedeva più e magari si dimenticava di te, no, perché è importante stare nel giro. Allora io coi miei soldini mi pagavo i voli e quando tutti andavano a Parigi andavo anch'io, anche se non c'avevo niente da fare, okay, giusto per farmi vedere, per stare in giro. E poi cercavo sempre di farmi vedere vicino a dove c'era la crew di Rick Owens, perché mi piacevano tantissimo, tutti lì nell'angolino vestiti di neri che non guardavano nessuno, okay? E allora, era come si dice, ero sempre intorno a loro, no, per lì. E un giorno riesco a conoscere la CEO di Rick Owens, perché vado in showroom con Claudio, dico: "Claudio, posso venire con te in showroom?" "Certo, vieni Jessy, non c'è problema." Allora salve, mi presento, mi son fatta conoscere, sapevo che quei 5 minuti, neanche, 30 secondi che questa donna mi stava guardando, sarebbe stato il mio colloquio, non so come dirvi. Ho dato tutta me stessa: "Ciao", mi sono un po' presentata. E poi da lì le cose sono arrivate a io gli sono lanciati, ho detto: "Se mai Rick Owens dovesse essere pronto per fare un online, voi dovete chiamare me", gli ho detto, non c'è nessun'altra persona. E si vede che ho fatto colpo. Poi dopo son passati altri mesi, ed Elsa dice: "Siam pronti per fare l'online, chi chiamiamo, chi chiamiamo?"
e un mio caro amico ad oggi che già era all'interno di Recons dice: "Ma non ti piaceva quella ragazza lì? Perfetto, chiamiamola." E via. Da lì vengo chiamata, mi hanno fatto un colloquio, mi hanno fatto studiare la mia position, questa è chiara. Ridiamo ancora oggi su questo episodio, ma vengo chiamata a Torino, perché la nostra headquarter è a Torino, e faccio questo colloquio che ancora oggi mi ricordo da pelle d'oca, ero emozionatissima, la mia chance, almeno questo era quello. E lì faccio un colloquio e da lì inizia il percorso all'interno di RIP, insomma. Mi detto molto succo succo. Hai iniziato quindi che la tua prima passione non era la moda ma la grafica. E qual è stato invece il primissimo contatto che ricordi con la moda? Mi importava, ma era quella moda lì, jeans, Vans, giacchetto di pelle che avevo comprato magari in qualche negozietto vintage che era figo ed era quello un po' il mio stile, okay, perché la moda non avevo le possibilità di comprarmela, quindi mi creavo il mio stile, del quale ero tra l'altro convintissima, con però le mie possibilità, okay? E e quindi tutto il resto che erano i grandi Dolce & Gabbana, Prada, innanzitutto non ci rivedevo. Il mio stile era quello. E poi l'approccio della moda quando ho detto: "Trova un brand veramente nel quale mi identifico", è stato veramente entrare nel fantastico mondo dell'Antonioli che rappresentava un po', non voglio dire dark, perché io non ero dark, ma quella roba un po' alla Kate Moss. Ai tempi mi piace era lei la ragazza alla quale aspiravo, no, mi piaceva tanto, quel un po' così, e ho ritrovato un po' questo riassunto un po' lì dentro, capito? E invece, se dovessimo parlare di mentori, ecco, possiamo dire che Antonioni per te è stato un mentore. Allora, Antonioni sicuramente è stata una persona che mi ha dato estrema fiducia, perché stiamo parlando di una ragazza di appena poco più di 20 anni, no, che ha visto in me qualcosa e ha deciso di farmi crescere e soprattutto ha deciso anche di lasciarmi andare, che questo forse è la cosa più importante, perché io sono andata via da lui dicendo che stavo andando a Yux, ho giocato a carte scoperte, e lui non mi ha mai detto qualcosa di negativo, ha capito che in quel momento lì non mi poteva dare quello di cui io avevo voglia, no, e quindi mi ha lasciato andare, ma siamo sempre ancora oggi siamo in ottimi rapporti, che tra l'altro è una cosa in generale che consiglio anche ai ragazzi: quando si chiude una porta di chiuderla sempre bene, perché non si sa mai nella vita, ma semplicemente anche perché lasciarsi in un modo con un ex datore di lavoro è un buon curriculum anche per il tuo futuro datore di lavoro. Io oggi quando devo assumere qualcuno, sempre alzo la cornetta, le referenze. È la cosa più importante, perché quello che è successo agli altri può capitare anche a te, okay? Quindi Claudio sicuramente è stata una persona importante perché è stato il primo che m'ha fatto entrare nel mondo della moda, che non è facilissimo e mi ha dato, e poi dopo di mentori ne parleremo, ne sono arrivati sicuramente 2 altri molto importanti nella mia vita. Abbiamo parlato del tuo studio di base che è stato allo Yale. Sicuramente ti ha dato una buona base, ma era quanto di più lontano dal business. Se tu dovessi ricominciare il tuo percorso da zero, o un consiglio che vogliamo dare a un giovane che vuole intraprendere la stessa tua carriera, cominceresti di nuovo dallo Yale oppure da una facoltà più incentrata sul business, appunto? Allora, le cose, anche se sembro super ragazzina, sono un po' cambiate rispetto a quando studiavo io, no, perché adesso ci sono molte più, come si dice, settori specifici, puoi scegliere. Ai tempi era un po' più limitato, poi un mondo come l'e-commerce neanche esisteva, cioè esisteva ma non si poteva studiare. Che vuol dire che i miei studi da grafica mi sono sempre tornati utili, okay, perché comunque grafica e e-commerce va a pari passo, ecco, su tanti aspetti, soprattutto quello grafico. Di base io consiglio sempre ai giovani di studiare qualcosa per il quali si sentono trasportati, attirati insomma, no, anche uno semplice studio di giurisprudenza non è che ti esclude di non poter lavorare in un settore poi che sia quello della moda, no, per dire, ma sicuramente di farsi una base di studi, ma poi di lanciarsi nel mondo del lavoro il prima possibile. Perché per me veramente l'esperienza è la cosa più importante, okay, perché la teoria è la teoria, è un po' come far la patente, la teoria è teoria, poi vai in strada e guidi, è tutta un'altra storia, no, però devi farlo. E poi non è detto che tu abbia studiato per anni una cosa, ti ritrovi all'interno di un'azienda e scopri che il tuo talento, la tua passione è tutta un'altra, okay. Io ho avuto la possibilità appunto di svilupparmi poi all'interno di un'azienda che è quella di Recons, che mi ha dato varie possibilità, ma io ho capito che la mia era quella dell'e-commerce. Ma io ho tante ragazze attualmente anche nel mio team, delle quali son molto fiera, che hanno studiato, design, okay,
più la parte creativa, quindi diciamo la modellistica, hanno fatto un'esperienza all'interno del negozio e adesso invece fanno le digital and content nel mio team. Perché? Perché noi abbiamo visto qualcosa in loro e abbiamo deciso di investire su di loro, di farle crescere, di fargli vedere un mondo e hanno trovato la loro passione in quello. E questo penso sia davvero importante perché nessuno di noi esce da una scuola o poi dall'università e ha le idee ben chiare, no? Bisogna un po' avere la pazienza e la volontà, la fame. Io lo chiamo fame perché io ancora ad oggi ho fame, voglio ancora arrivare, voglio fare. E purtroppo tante volte nei giovani questa cosa non la vedo più ed è tanto triste perché pensano di essere: "Ho studiato, so già fare tutto, son già pronto per andare". No. Pensi mai se avessi continuato strada da grafica a che punto saresti oggi? Allora secondo me non sarei neanche più in Italia, posso dirtelo? Perché quello che mi ha sempre affascinato è sempre stata la grafica più nordica, svizzera, che sono dei pionieri. Io ancora oggi quando guardo delle cose grafiche della Svizzera rimango a bocca aperta, i tedeschi. Quindi sicuramente sarei molto avanti, sicuramente a me piace lavorare, mi piace definirmi una donna in carriera, ho messo sempre la carriera davanti a qualsiasi cosa. Anche oggi ogni tanto lo faccio ancora, nonostante io abbia una famiglia, ma non ho mai rinunciato al mio percorso lavorativo per la mia famiglia. Soprattutto trovare anche un compagno che ti supporta in questo non è facile, no, quindi sicuramente sarei stata qualcuno che, sarebbe stata dietro la propria carriera, ma non penso che graficamente parlando, se fossi diventata una persona importante della grafica, sarei in Italia, sarei sicuramente da un'altra parte. Lo penso. E cosa credi che ti abbia differenziato rispetto ad altre tue persone che comunque avevano competenze simili nella carriera? Forse le esperienze di cui hai parlato prima così diverse. Le esperienze diverse, essermi sempre lanciata veramente un po' in tutto, perché quando mi chiedevano di fare qualsiasi cosa, io la facevo, no, la varia esperienza, devo dire che avere una mentalità abbastanza internazionale mi ha sempre anche abbastanza aiutato. Il dono che mi avevan fatto di insegnarmi tante lingue mi ha sempre aiutato comunque in generale nella mia vita, di aver viaggiato tanto, quindi di conoscere tante culture. Questa è una cosa importante anche e soprattutto sull'e-commerce. Cioè il mercato cinese non è uguale al mercato del Nord Europa o degli Stati Uniti, no, e poi quello che dicevo prima, la fame. La fame, quello di non sedersi mai, di veramente sempre aver voglia di dare il meglio, ma di dare il meglio per la tua azienda, per l'azienda per cui stai lavorando, capito? E penso che questa sia sempre stata una cosa che mi abbia un po' distinto dagli altri. Prima di entrare Sì. da Rick Owens con l'intervista, voglio chiederti qual è l'importanza che ha avuto il networking nella tua carriera? Fondamentale. Fondamentale, ve lo spiegavo prima. Io nonostante fossi in un ufficio da UX che lavoravo dalle 9 alle 18, potevo tornare a casa e uscire a farmi l'aperitivo con i miei amici, ma 0, perché comunque devi farti vedere, devi io oggi il mio team, le mie ragazze le spingo, le dico: "Uscite, conoscete, vedete". Ma anche solo il lavoro che ho fatto nel pub a spillar la birra, io lì mi son fatta delle conoscenze che oggi mi tornano utile, dal giornalista all'idraulico che quando ho bisogno che mi salta la luce in ufficio viene, cioè il networking è una cosa fondamentale, fondamentale. Poi soprattutto a Milano. Soprattutto a Milano, ma in generale io vado anche, non so, in Burundi e faccio amicizia comunque, ma perché è fondamentale. Poi è una cosa super interessante. Conosci persone che magari non hanno niente a che fare con te, ma invece in qualche modo tornano sempre. Il networking è una roba fondamentale. Bisogna secondo me averla un po' nel DNA. Nel mio team c'è chi ce l'ha e che viene lanciato: "Vai a fare amicizia", come lo chiamo io molto molto amichevolmente, e invece altre persone che hanno altri talenti e quindi devono fare altro, ma il networking sicuramente nella moda e a Milano fondamentale, su questo non si discute, ecco. Escludendo la prima fase, poi il punto di contatto, Sì. qual è il segreto per mantenere dei rapporti, quindi dei contatti duraturi e solidi nel tempo? Allora, dare continuità sicuramente è una cosa che, soprattutto anche da Rick Owens, ho imparato. È fondamentale, vi faccio degli esempi. Un fornitore X, okay, scatole, dico a caso, proprio a caso. Noi eravamo sicuramente quando abbiamo iniziato dei rapporti molto più piccoli rispetto a quello che siamo ad oggi, no,
Quindi abbiamo chiesto all'inizio magari di un nostro percorso fiducia, diamo fiducia, però diamo e abbiamo preso della fiducia. Quindi avevo iniziato a costruire rapporti. Arrivano i fornitori Cina, che le scatole costano la metà, ok? Noi non sono né io una persona, ma neanche noi brand che diciamo ciao, questi qua ci fanno pagare le scatole la metà e noi ce ne andiamo. No, perché i rapporti sono fondamentali. Certo, andiamo lì e diciamo guarda, noi lavoriamo insieme da anni, perché ci sosteniamo a vicenda, questo è fondamentale. Abbiamo trovato un fornitore in Cina che ci fa pagare le scatole, cosa possiamo fare? Non pretendiamo magari lo stesso prezzo, ma magari ci si viene incontro. Questo è in genere fondamentale, cioè costruire un rapporto nel bene e nel male. Poi, se non funziona ci si divide, ma sempre in bene, a fronte di parametri chiari che non possono più portare avanti, un rapporto. Ma in generale costruire un rapporto solido nel bene e nel male, questa è una cosa sempre fondamentale. Bisogna avere tanta pazienza, ma è fondamentale avere dei rapporti solidi, perché poi se vuoi costruirti rapporti con qualcun altro, hai un passato che parla per te, la gente ti regala volentieri fiducia, no, perché è questo. Sì. Il networking e i rapporti solidi, se vogliamo, ti hanno portata ad Rick Owens. Sì. Raccontami il primo incontro con Rick e Michelle Lamy. Allora, sono 2 momenti separati, perché io prima conosco ovviamente Rick, e me lo ricordo come se fosse ieri perché, c'ho la pelle d'oca ancora oggi. Io ho ancora oggi la pelle d'oca quando vedo Rick, che è un'altra cosa che secondo me è fondamentale, non dare niente per scontato, una cosa che io non do. Cioè io quando Rick lo vedo comunque mi si ferma un attimo cuore e stomaco, soprattutto perché comunque gli devo portare delle cose lavorative in genere. Ma il primo rapporto cioè il primo incontro è stato a Parigi, a casa sua, che è anche il suo studio ovviamente, e dovevamo discutere su delle grafiche nuove che avevo preparato con il team, e entro nel suo ufficio tutta un po' tremolante, ma facevo finta di non tremare, okay? Allora lui aveva un divano, tutto lungo, un po' come qua, tutto lungo così, e io mi sono seduta di fronte a lui, mi fa: "Vieni qua", così, e mi ha seduto di fianco a lui praticamente pelle a pelle, no, tutte col computer un po' sul suo ginocchio su mio a guardare insieme questa cosa, con lui che appunto mi chiedeva le cose e io che dovevo rispondere. Insomma, mi ha chiesto ovviamente un po' di me, prima chi ero, raccontami un po', poi magari Rick ti chiede anche un po' di cose un po' per portarti fuori dalla tua comfort zone, no, cosa che ho un po' copiato anch'io da lui adesso quando faccio i colloqui, per capire la persona, perché comunque da noi in azienda, da noi nel brand, è una cosa della quale sono molto fiera, la persona conta anche molto. Certo, le capacità sono fondamentali. Se sei una capra, sei una capra, no, okay, però la persona è molto importante anche. Quindi mi era molto piaciuto dopo quella volta che Rick aveva cercato anche di scoprire chi ero io, chi era Jessica, chi era questa persona nuova, no, e da lì è partito. Invece Michelle, sempre a Parigi, se devo pensare alla prima immagine con Michelle, ovviamente c'ha la sigaretta, ovviamente non sta mai ferma. Quella donna ha un'energia, ragazzi, che anche se io dormo per 8 giorni di fila non avrò mai, okay? Fumava e lei cammina, parlava, mi chiedeva, no, e devo dire che con Michelle, nonostante io lavorativamente parlando non ci abbia molto a che fare, perché comunque son dei settori diversi, voi sapete lei si occupa più di altre cose, più di mobili, altre cose insomma, nonostante lei sia comunque molto presente nella creatività di Rick. E quindi con Michelle ho avuto un po' un rapporto, non dico più personale, ma meno che le dovevo rendere conto, no, lavorativamente, quindi mi ha dato anche ci siamo trovate molto bene, e Michelle mi ha anche permesso di stare di fianco a lei in alcuni viaggi, quindi abbiamo fatto dei viaggi insieme. Mi ricordo uno in particolare, siamo andati a Dubai, c'era altra gente del suo team e c'ero io, in questa factory di pelle di cammelli a Dubai, uno si immagina comunque una fattoria dove ci sono i cammelli che scacazzano ovunque, e Michelle era bellissima, perfetta, tutte con le scarpe altissime, belle, che era lì in questa factory dei cammelli, tutta un po' puzzolente, no, no, non so, poi vabbè Michelle è una persona fantastica. Quando è nato Lars, comunque mi ha scritto un messaggino, vabbè anche Rick, insomma sono delle persone fantastiche, interessantissime ovviamente perché sono degli artisti, una sempre fonte di ispirazione davvero per tutti. Non so, io mi piace fare questo esempio, io che devo occuparmi di shooting delle collezioni,
e scattiamo queste collezioni e Rick mi vede un pantalone e dice: "No, ma questo qua adesso gli dobbiamo mettere delle pieghe." E io dico nella mia testa, nunca ti ho detto: "Ma le pieghe? Cosa cambia? Questo pantalone è bellissimo, cosa cambiano le pieghe?" "Oh, gli han fatto le pieghe ragazzi, è un altro pantalone." "Un altro pantalone?" Era più bello ancora di quello di prima. E lì ti fa capire tutti i giorni innanzitutto che ti sorprende ancora dopo 11 anni di lavoro, ma che lui è veramente un genio in quello che fa, in quello che vede, è incredibile. Vabbè, e ci sorprende ancora tutti i giorni, cioè davvero. Queste sono storie davvero incredibili. Fra l'altro salutiamo Michelle Lamita che da poco ci segue su Instagram. Avete visto? Quindi no, è assurdo. Comunque voglio chiederti, Vai. all'inizio, quando hai iniziato a raccontare questa storia, hai nominato l'ufficio di Rick Owens. Sì. Io ho presente casa sua, Sì. ma l'ufficio com'è? L'ufficio è casa sua è l'ufficio, okay? Allora, noi stiamo parlando di Parigi, giusto, in questo momento, Okay, perché voi sapete che Rick si sposta con la nostra produzione in Italia, quindi noi facciamo tutto in Italia, quindi ovviamente esiste un ufficio anche in Italia. Che casa di Rick è come l'avete vista, brutalista, grigia, quello è. Cioè è proprio piena di libri, piena di ispirazione, di arte, perché Rick si ispira tantissimo all'arte, al cinema, alla musica. Voi se voi sentite le musiche che abbiamo in sfilata, ovviamente tutte le volte veramente sono da brivido, sia che sia estrema techno, cosa che ascoltiamo sempre dietro le quinte, okay, o a musica classica che è pazzesca. Sì. Mi ha stupito molto il contrasto tra l'estetica appunto di Rick Owens e anche del suo ufficio molto freddo, molto grigio, con poi le cose che ci ha raccontato invece molto sensibili a quelle cose anche che ci ha raccontato anche prima dietro le quinte. Sono Beh, perché una adesso. cosa esclude l'altra? No, non lo so. Nel senso sì, è vero, forse dai meno spazio ai fronzoli visivi e dai più ai spazi ai fronzoli interni. Io reputo questa azienda, come vi ho sempre detto, una famiglia, che poi appunto se vogliamo parlare di un'altra persona che mi ha dato una possibilità e che è stata una mia mentore di sicuro in tutti questi anni, è la nostra CEO, che ovviamente anche lei ha creduto tanto in me, perché io ero veramente comunque una ragazza giovane, mi hanno dato in mano una responsabilità che non subito sapevo come gestire, no, devi rendere conto a un Rick Owens, devi rendere conto a una CEO, difficile, però hanno sempre creduto in me e io sono anche caduta un paio di volte, non ho fatto sempre tutto giusto nel mio percorso lavorativo, anzi ho sbagliato, ma mi è sempre stata data la possibilità di: "Cadi, hai imparato la lezione bella, adesso lo rifai." No, e questo penso sia molto raro e questo lo fa solo una famiglia, no, con te, no, e questo è quello che è successo all'interno di Recordz. Quindi sì, nel senso fuori, magari anche a me tante volte le persone esteticamente mi reputano in un modo e poi in verità sono in tutt'altro, no, così. Cioè, Hai detto che lavori da Rick Owens da 11 anni. 11 anni. Qual è stato il Ne ho cambiamento? 25 però, chiaro? Okay. Qual è stato il cambiamento che hai notato nel brand da quando sei entrata a oggi? Beh, ce ne son stati di cambiamenti. Innanzitutto siamo cresciuti, sia a livello di brand, ma a livello anche di personale, no, ci siamo evoluti, sono successe tante cose, cioè abbiamo avuto di mezzo un Covid. Allora, quello che magari è cambiato, se devo riassumerlo, ci siamo più solidificati. Secondo me in quest'anni, tutti questi anni ci sono serviti come azienda a mettere giù delle basi solide, delle colonne portanti, che ci hanno insegnato a rimanere in piedi sia in tempi brutti che in tempi belli, che secondo me è una cosa molto difficile e molto importante, no, e non è facilissima appunto da raggiungere, ehm, e sicuramente questo è quello che abbiamo fatto in questi anni sotto tanti punti di vista e poi sicuramente siamo cresciuti, abbiamo aperto negozi, l'e-commerce è cresciuto, ci siamo ampliati. Rick stesso è evoluto nelle sue collezioni, siamo passati dal nero al colore, no scherzo ovviamente, però ecco anche quella è una piccola evoluzione, no, e trovo che anche solo guardando la donna in questi anni di Rick Owens esteticamente credo proprio la donna anche sia molto cambiata esteticamente, e anche l'uomo, insomma lo vedi molto nelle sue collezioni, trovo. Io rivedo molto il percorso di Rick in quello che poi ci dà a livello di collezione, ecco, sempre stando fedele a se stesso. Sì.
E c'è stato, almeno parlo per esperienza personale, però c'è stato, vedo un processo, un'evoluzione anche del target di Rick Owens. Sì. Nel senso che da partire dagli anni 90 fino a 2000, primi 2010 circa, era una cosa molto da fashion head. E invece, come si può vedere dalla nostra community, che è molto attiva quando ci sono contenuti di Owens, si è espansa un po' anche al mondo streetwear, al mondo dell'hip hop. Come questo ha cambiato anche Il mondo dell'hip hop esatto, si è espanso noi, no scherzo. Allora, è molto facile, nel senso che ovviamente tu cresci, ti evolvi e quindi ovviamente non puoi più fare una piccola cosa. Devi innanzitutto iniziare a espanderti anche nella tua proposta, no? Quindi sicuramente sviluppando una linea come Dark Shadow, ok, che è la nostra linea denim, che ha sicuramente un price point diverso rispetto a quello che è la prima linea, per attirare tutta un'altra fetta. E poi dal 2014 noi abbiamo iniziato, in verità nel 2010 avevamo fatto la nostra prima collaborazione con Eastpak, con Dark Shadow, ma è stata veramente una capsule. Poi in verità facendo una collaborazione con Adidas, che è quella del 2014, ovviamente attiri tutto un altro tipo di pubblico che prima neanche sapeva come si scriveva Rick Owens, no? E quindi sicuramente sviluppando appunto la collezione diciamo denim e sviluppando anche quelle che sono le collaborazioni, no, che ad oggi abbiamo ancora, che sono fondamentali, Converse, Champion, Moncler, avete visto di recente è stata ripresentata a Shanghai, ma l'abbiamo fatta anche in passato, ESO, insomma sicuramente questi sono dei punti che sono fondamentali per farci conoscere, ma non per essere poi di grande massa, perché questo è assolutamente non quello, perché comunque lo stile rimane quello, ma sicuramente di aprirsi a una fetta di pubblico un po' più ampia rispetto a quello che avevamo prima, conosciuti come setta nell'angolino, appunto, che dicevo prima, e che son lì, si fanno un po' i cavoli loro, ecco. penso che Rick Owens sia uno dei pochi brand che ha un'estetica così precisa, ma e offre prodotti così tanto ampio pubblico. Questo è interessante tu me dico, perché nonostante ciò l'ampio pubblico non lo so se cioè faccio un esempio, no, se devo, pensare a quello che nella mia testa è ampio pubblico, non lo vedo. Io trovo che l'equilibrio giusto è sì, aprirsi a un pubblico, ma sempre mantenendo la propria diversità, La no? propria nicchia Sì, perché comunque anche le Converse che facciamo non è che se le può mettere proprio tutti, bisogna comunque avere un certo tipo di carattere o di voler trasmettere un tipo di messaggio nel modo in cui uno si veste, no, non sono proprio robe facilissime, ecco. Basta. certo. Ma poi io credo che la forza di Rick Owens sia stata proprio nelle scarpe, perché secondo me, questo è un mio pensiero, Rick Owens ha insegnato agli altri designer di fascia alta a fare le scarpe. Questo dietro le quinte lo condividi? Allora, guarda, io non so se noi non vogliamo insegnare ovviamente niente a nessuno, non è questo, la cosa, ma sicuramente il nostro modo di fare alcune tipi di cose sono sicura che hanno ispirato anche altre persone a prendere quei percorsi lì, okay, perché comunque trovo che magari alcune suole, alcune cose poi le ritrovo magari in altre parti e dici: "Beh, però insomma noi siamo stati un po' i primi", no, però sì, sicuramente ecco, la scarpa è un nostro punto di forza, ma la stessa cosa vale anche per i nostri pantaloni adesso. Il pantalone a cavallo basso con i drawstring, no, adesso banalmente prima eravamo solo noi che li facevamo, adesso li trovi anche da H&M per dire, no, questo è un orgoglio in verità per noi. Sì, sicuramente siamo stati un po' dei pionieri io, sia noi come brand, dei pionieri in certi modo di vestire, ecco sì. Come si coniugano i valori e l'estetica di Rick Owens con il tuo lavoro, quindi esatto, con l'e-commerce e tutto il mondo digitale? Ecco, difficile. Difficile, difficile, difficile. Perché l'e-commerce ha una velocità e delle esigenze che sono completamente l'opposto delle esigenze che abbiamo noi come brand, no, la velocità, la commercialità, cioè guardate solo Google, no, un Far West, brutto, okay, ed è una cosa che per noi è sconvolgente, no, quindi la difficoltà proprio nel mio lavoro sta essere a pari passo con la velocità e le esigenze di quelle che ha il web, ma anche a l'esperienza user friendliness, okay, con quelle che sono le esigenze estetiche di Rick, okay, e non s e bisogna trovare un compromesso in questo.
e non sempre, Rick si fa sempre contento, quindi di solito, però non sempre, appunto, vi faccio un esempio, vi voglio proprio fare un esempio concreto. Io mi ricordo quando abbiamo lanciato il primo sito, no? Graficamente Rick ci aveva chiesto lo scrollino orizzontale sul telefono anche, ok? Lo scrollino orizzontale, tutti si sono messi le mani nei capelli, user friendliness, proprio siamo impazziti, chi è sta store manager, mettiamole fuoco immediatamente, no? Però Rick trovava che fosse bellissimo lo scrollino orizzontale e quindi noi siamo andati online col sito con lo scrollino orizzontale, ok? Che ovviamente a user friendliness era un disastro, telefono, ma anche sito, era proprio cioè lo scroll, no? Poi dopo un po', ovviamente anche noi arriviamo, Rick ha capito e abbiamo detto ok, lo cambiamo, ma il primo sito era in orizzontale e quindi anche se agli utenti risultava scomodo, ma Rick risultava molto bello e quindi questo era quello che si faceva, insomma, no? Quindi ancora oggi ci sono un po' queste difficoltà, ma che è anche una sfida, perché comunque mantenere un e-commerce forte, mantenendo appunto le esigenze dell'e-commerce e mantenendo le esigenze del brand, è una sfida che ti tiene viva quotidianamente, no? Tendete ad ascoltare i feedback magari dei consumatori nel momento in cui andate a aggiornarlo? Allora, certo, i feedback dei clienti consumatori clienti sono fondamentali, ok? Dopo magari ne parleremo in generale. È anche vero che non tutti i feedback dei clienti, no, così non tutte le esigenze dei clienti è una cosa che bisogna accontentare, anche perché ogni tanto bisogna un po' educarli, trovo, i consumatori. Magari ne parleremo più avanti proprio ormai come la gente è abituata a comprare online, che è tutta driven al sconto più alto e il prezzo più basso, no? Che forse o al free return, magari dopo perché questo dei return è molto importante, sono delle cose che magari dove il cliente, certo il feedback è fondamentale, i clienti sono il nostro, però ecco bisogna anche un po' educarli ogni tanto, secondo me. Che cosa fa un head of e-commerce? Niente, no scherzo. Wow, cosa fa un head of e-commerce? Allora, un head of e-commerce di base, se la devo mettere molto tagliata, deve far funzionare tutti i vari aspetti dell'e-commerce, perché comunque un e-commerce ha il customer care, il magazzino, la grafica, i fotografi, gli scontornatori, Google, le statistiche, i report, il buying, nel senso far funzionare tutte queste cose insieme fondamentalmente, tirare un po' le fila di tutti i reparti, far sì che si parlino innanzitutto perché è fondamentale. Controllo qualità, devi parlare con customer care, no, far sì che ci sia questa comunicazione, sviluppare poi ovviamente sempre tutto, ecco, questo è, detto molto brevemente, quello che io faccio, sì. In un mondo come quello di oggi, ti ritorna se dico che 9 persone su 10 comprano online e la restante persona su 10 acquista in negozio fisico? Allora, questa è una statistica, non so da dove venga, quindi non so. Sicuramente il trend di comprare online è molto cresciuto, soprattutto questo viziato di vado in negozio, provo, poi lo compro online perché compra meno. Questo lo vediamo anche con i nostri negozi fisici in tutto il mondo, no? Ma perché la gente fa questo? Fa questo perché online, non dico il nostro, ma in generale ormai è un po' un far west, no? Toglie un po' la magia e quindi tu vai in negozio, provi e compri online perché di base costa meno, no, perché non è detto che comprare online sia più veloce. Certo, se abiti in provincia dico a caso, un paese a caso, ora che vai a Milano con la macchina in un negozio fisico, fai prima a comprare online, tanto DHL arriva ovunque. Ehm, Penso che sì, se e poi però ci sono anche, scusate, quei clienti che proprio l'online, io lo vedo anche oggi dei clienti che ho approcciato nel mondo dell'online, ma che poi invece preferiscono ancora tutta la cerimonia di un negozio fisico, no, perché è un altro tipo di cliente. Ma sicuramente adesso io non so se la statistica 1 su 10 compra in negozio e 9 online sia corretta, ma sicuramente il trend che tante persone stanno sicuramente comprando molto più online, Capisco. per la mia gioia. Scherzo. Se vado in negozio, provo un capo, non mi va bene, lo restituisco, compro la taglia in più o la taglia in Certo. meno. Come funziona online? Ho visto che prima hai accennato alla questione Certo. dei resi. Fondamentale. Online funziona, tu ti compri il capo, se tu lo vuoi rendere, lo rendi,
ma paghi tu tutti i dazi e le spese di spedizione. Che uno dice, ma in un mondo dove free return, il label già dentro, questa è stata una cosa che noi abbiamo portato avanti da tanti anni e che poi adesso si sta, come si dice, facendo vedere vincente, perché l'abbiamo visto su casi come Zalando, insomma, altri siti dove appunto i resi poi sono stati un po' un problema. La nostra percentuale di reso, per esempio su Recoins, è nettamente inferiore rispetto a quella che è la percentuale media di tutti i siti e-commerce, è veramente bassa. Vi dico che un sito e-commerce si basa una percentuale di resi tra il 35 e il 55%, che è altissimo. Noi siamo meno della metà dell'ultimo numero. Questo innanzitutto perché appunto mettiamo i resi a carico del cliente, che non è una cosa per ostacolare il cliente al reso, ma vi spiego sinceramente, questo è quello che anche spieghiamo ai clienti. Ai tempi, foglie alla mano, calcolatrice alla mano, i resi gratuiti sono un costo che va a incidere pesantemente su quello che è comunque un costo aziendale. Io ancora oggi ogni tanto mi faccio le domande come fanno a offrire i resi gratuiti, perché comunque è un costo che va a impattare. Per un'azienda come la nostra, indipendente, non ancora così grandi, cioè grandi sì, certo, ma questa è la strategia che abbiamo adottato e sicuramente questo fa anche riflettere il consumatore di più: acquisto o non acquisto? Anche un po' più responsabile, perché è anche una questione di sostenibilità, parliamoci chiaro, perché comunque la gente ormai ordino, tanto poi rendo. Vogliamo un po' anche che il consumatore sia un po' più consapevole di quello che sta facendo. Questo è un fenomeno che io ho visto anche molto quando mi sono occupata di ricostruire l'online della Cina su Tmall. Cioè lì c'è un'idea di consumo che in qualsiasi store, se spendi 1 euro, se ne spendi 1000 fa paura. Infatti la percentuale di reso in Cina arriviamo a punte del 70%. Compri senza pensare, ma questo anche a livello di sostenibilità è una cosa tragica, no, quasi. Chiaro. Sì, questo è. Rick Owens ha una boutique molto bella in centro a Milano, in cui l'interior design, ma anche i profumi, tutta l'estetica rispecchia appunto l'estetica di Rick Owens. Come fai tu nell'e-commerce a portare questi valori? Allora, vorrei tra l'altro dire una cosa sui negozi fisici che è molto interessante secondo me, a differenza di altri negozi. Noi adesso abbiamo 10 negozi fisici nel mondo, ne apriremo degli altri. Rick non è che ha un concept di negozio, come vedete tanti altri negozi, no? Cioè questa è la mia estetica di negozio, pam, lo metto qua, lo metto qua. Rick quando entra in una città adatta il design del negozio, l'architettura alla città. Se voi andate a Parigi, il negozio è diverso dal negozio di Milano, se voi andate a Miami è diverso dal negozio di Milano, perché per forza son città diverse, esigenze diverse. Questo vale anche per il buying dei negozi. Noi diamo sempre la libertà agli nostri store manager di scegliere un po' quello che è il loro buying, perché comunque ogni città ha delle esigenze diverse. Non è che noi diciamo tutte questo lo devi ritrovare in tutti i negozi. Questo è molto bello. E quindi è una roba già che ci distingue un po' dagli altri, perché comunque appunto noi ci adattiamo molto, cioè portiamo il nostro mondo nelle città, ma costruiamo un negozio adatto a quella estetica di quella città. Noi abbiamo a Milano un negozio che è tra Brera e il Quadrilatero della Moda, siamo proprio in mezzo e quindi nel nostro negozio in vetrina trovi dei pannelli d'arte, ok? E all'inizio non avevamo neanche i manichini perché Rick aveva deciso che i manichini erano i ragazzi che lavoravano in negozio. Noi infatti non abbiamo delle divise, così come si possono chiamare, perché mettere delle divise sarebbe limitante anche un po' alla persona, che è quello che chiediamo ai nostri ragazzi: voi dovete essere voi stessi, voi dovete interpretare Rick a modo vostro per poi far innamorare anche qualcun altro della nostra estetica, no, quindi voi quando andate in negozio a Milano non troverete un ragazzo o una ragazza vestita uguale all'altra, perché ognuno esprime le cose in un altro modo. Questo è molto importante. Tutto questo bel mondo, giustamente, tu dici, come lo riporti sull'online? Ci sono Esperienza. certo, il mondo olfattorio purtroppo non si può, però sicuramente è un po' come nella vita reale, se tu hai un limite in certe cose sviluppi meglio degli altri sensi, okay? Quindi noi quello che cerchiamo di fare, soprattutto sull'online, che per noi è fondamentale, innanzitutto il customer care. Il customer care, cioè purtroppo, questa è una cosa mia personale che trovo molto triste ad oggi, tu scrivi una mail a qualsiasi sito ti arriva la mail automatica. Io non sono nessuno, non sono un cliente, sono un numero. Mail automatica, mail automatica, mail automatica. Che valore dai al tuo cliente con una mail automatica? Per noi 0. Noi diamo molto valore ai nostri clienti, quindi noi non scriviamo mail automatiche, noi
leggiamo le mail, iniziamo anche un rapporto col cliente, come quando è in negozio, telefoniamo, costruiamo, cerchiamo di dare più informazioni possibili. Tutti i ragazzi magari, questo per noi è importante, vanno, si provano i capi, sanno di quello che stan parlando, quindi se devo descrivere una lana rispetto a un'altra, te lo devo fare telefonicamente, lo so, però io so di cosa sto parlando. Purtroppo oggi tanti customer care sono, come si decentralizzati, e quindi c'è qualcuno che ti sta rispondendo che non ha neanche mai visto il capo che ti sta consigliando. Invece per noi questo è molto importante, noi facciamo fare dei training ai nostri ragazzi, vedere le collezioni, anche se loro fanno solo customer care, per dire, perché è importante l'amore e la conoscenza. Io ogni tanto i miei ragazzi li porto in negozio, proviamo venerdì pomeriggio, si va a provare i vestiti, perché è un gioco, perché è divertente, perché è bello, ma perché se tu sai che questa maglia è stretta, anche se è una L, tu lo potrai dire al telefono. Quindi cerchiamo comunque di mettere una vicinanza, di costruire una vicinanza col cliente e di dare ai nostri ragazzi una conoscenza forte del prodotto col quale devono andare a trattare, no. Ovvio poi e poi sì, ovvio non puoi esattamente sostituire un'esperienza in negozio, ma sicuramente può rendere molto più unica un'esperienza online rispetto a quello che oggi è lo standard dell'esperienza online, capito? Della parabola crescente dell'e-commerce ne abbiamo parlato poco fa, ma se tu dovessi pensare a come sarà l'e-commerce fra 5 anni, 10 anni, come la vedi l'evoluzione? La vedo, me ne sto occupando e quindi vedo sicuramente uno dei goal ai quali dobbiamo ambire, che stiamo ambendo, è di essere un po' più local, okay, nel senso che, noi ad oggi l'e-commerce lo stiamo gestendo, ehm, tutto da qua, da e questo ovviamente a lungo andare, non sarà più possibile, quindi sicuramente andarci a focalizzare più nei vari paesi, nei quali vogliamo andare ad agire, ma sicuramente ci sarà una forte evoluzione, ecco, su questo. Ciao. Ci stiamo avvicinando alla fine di questa intervista, però voglio farti una domanda di vita. Ah. Sicuramente avrai avuto a che fare con tantissimi capi di e-commerce. Sì. Qual è il tuo preferito? Beh, il mio preferito adesso me lo chiedi così, l'ho portato prima, ve l'ho fatto vedere, nel senso, quando anche lì ve lo voglio proprio raccontare perché è una storia mia proprio personale, adesso mi metto a piangere. Nel mondo di oggi, della moda, poterti sviluppare anche come donna, okay, come essere umano, soprattutto donna, ne stiamo parlando, in generale, non è facile, no, perché comunque tante volte una donna che fa carriera esclude un po' anche che una donna possa costruirsi una famiglia. Invece all'interno della mia azienda, insomma della nostra azienda, questa cosa è stata possibile, son sempre stata sostenuta, e quando è arrivato il giorno in cui avevo deciso, il Covid, non viaggiavo più, ero in casa, ho detto: "Oddio, cosa succede?" Ho deciso di provare a diventare mamma, ho avuto un sostegno incredibile da parte della mia azienda, che mi ha incentivato assolutamente a realizzarmi anche sotto quel punto di vista e mettendo al sicuro il mio posto di lavoro. Cioè io ho potuto godermi il mio momento, senza aver paura che qualcuno mi rubasse il mio posto di lavoro, cosa che oggigiorno davvero non è scontato, okay, perché comunque non è scontato. E quindi quando è nato il mio bambino all'ARS, mi è arrivato, ve lo faccio vedere, lo prendo da qua dietro, m'è arrivato un bellissimo regalino da parte di Rick e di tutta l'azienda ovviamente, che sono le Baby Joe Basket, che poi ai tempi noi poi dopo abbiamo sviluppato anche una linea kids con le iniziali del mio bambino, okay, non so se le vedete, ma le iniziali del mio bambino, e sicuramente questo è uno dei miei capi in assoluto più preferiti, non si dice, ma sicuramente lo è. E tante altre attenzioni che hanno dedicato a me e alla mia famiglia quando mi sono sposata. Rick ha realizzato sicuramente gli abiti dei nostri sogni, il mio, quello di mio marito, quello di mio figlio, c'era anche dietro, c'erano fatto dei tag di Rick con dentro i nostri nomi, la data in cui ci siamo sposati, ed è stato magico, no, o la coperta di Linus per il mio bambino. Sono quelle cose che tu puoi solo trovare all'interno di una famiglia, no, diciamo. E questo è molto molto importante, ecco. Sì. Credo che di questa intervista mi resterà tanto questa dimensione affettiva da Sì. parte della famiglia che è Sì. l'e-commerce. No,
Ripeto, è un'azienda ovviamente che pretende tanto a livello lavorativo, perché non stiamo qua a baci, abbracci e cuori, ovviamente, Certo. ma sicuramente è un'azienda anche che ti dà tanto, almeno a me, ma a tanti altri. Se voi guardate le persone, lui lo sa bene che lavorano all'interno della nostra azienda, ci sono persone che lavorano da 20, 25 anni, più 11, 14, 15. Cioè vuol dire che c'è un rapporto, una costanza, come dicevo prima. Io vedo anche i ragazzi giovani che stanno arrivando adesso, hanno proprio voglia di crescere all'interno dell'azienda. Poi ci sono, e non è per tutti, poi ci sono sicuramente persone che vengono, fanno un'esperienza e se ne vanno, e va bene anche quello, perché comunque è giusto anche quella parte là, no? Però aver condiviso un pezzo con noi sicuramente è una roba speciale, no? Sì. Il motto del nostro podcast è From the Players to the New Makers. Mhm. Se c'è un consiglio che qualcuno in particolare ti ha dato nel corso della carriera, che poi ti ha aiutato a diventare quella che sei oggi, Sì. ti va di condividerlo? Certo, allora, sì, fa molto ridere. Sicuramente Elsa, la mia CEO, mi ha sempre detto di prendermi il tempo e di respirare, che sembra un consiglio banale, ma non lo è, perché in un mondo veloce, frenetico in cui siamo ad oggi, no? Dove hai delle scadenze, delle tempistiche, è un consiglio fondamentale. Riflettere, fare la prossima mossa riflettendo. Questo è sicuramente stato uno dei consigli più utili. Respira. Possiamo rispondere anche domani alla mail, ma nel modo corretto e acquisendo anche nuova energia, okay? Ecco, un altro consiglio che mi ha sempre dato è: prenditi il tempo anche per ricostruire la tua energia, perché altrimenti giustamente senza energia fai delle cose non corrette che poi dopo ti portano ancora più lavoro. Quindi, lavorativamente parlando ad oggi, sicuramente di prendersi il tempo per riflettere, respirare e poi agire e non andare subito di pancia, sicuramente è un consiglio utilissimo. Per i ragazzi giovani di oggi, sicuramente il consiglio a cui voglio dare, che do anche quando vedo dei ragazzi a cui faccio i colloqui, innanzitutto di farsi la gavetta, raga, banale, ma la gavetta è tutto. Cioè nessuno è arrivato, ciò che ti cade dal cielo così, sì, top, beato, ma se vuoi arrivare la gavetta. La gavetta è soprattutto conoscere, se tu vuoi arrivare in alto, devi sapere come funziona in basso. Una cosa che voglio dire che ho imparato da Imps, nonostante io fossi poi entrata con una buona posizione. Io me lo ricordo come se fosse ieri, ma non mi è andato un mese a Zola Predosa, che era dove loro avevano il loro magazzino, ok? Ok? A stare a, come si dice in italiano, alla catena di montaggio. Ok. Cosa che non dovevo fare, non è assolutamente il mio mansionale. Ma loro mi hanno giustamente detto: "Se tu vuoi dirigere la baracca, tu devi sapere la baracca come funziona". Io son stata un mese lì a sul nastro fare andare le robe, tan 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 tan, così, capito? Fare quella cosa lì. Che poi uno dice: ma invece è super utile". Ma è la verità. Se uno vuole arrivare in alto deve sapere come funziona in basso, se no come fai a avere anche solo un team che è contento, se tu non conosci le loro esigenze? Capito che voglio dire? Tu non sai come funziona, quindi tu dalla tua bella scrivania, tu decidi delle cose, ma poi in verità 'sta cosa non funziona. È importante la gavetta è fondamentale, fondamentale. Io Jessica ti ringrazio per questo Grazie. grandissimo consiglio e per la tua presenza qui. Prego, volentieri. Grazie davvero.